Salve a tutti. E allora andiamo a valutare un altro tipo di testata. Questa è una Renault Megane 2000, in questo caso turbo, e andiamo a fare una valutazione, anche perché è già definita di lavorazione sia di aspirazione che di scarico. Però andiamo a valutare per eventualmente andare a scegliere il giusto albero a camme da poter montare, quindi scegliere un po' i profili giusti in base al comportamento che abbiamo a livello di prova al banco flussaggio e determinare bene l'albero a camme da poter fare lavorare. E in questo caso sarà opportuno pure valutare la valvola quella originale, che poi vediamo di andiamo alla ricerca di qualche altra valvola con un profilo migliore per poter fare al limite due confronti di valutazione, sia per la valvola dello scarico dell'aspirazione in questo caso, e anche per la valvola dello scarico, che andiamo a vedere come, anche come profilatura e come altezza di testa, siamo un po' abbondanti, quindi andiamo a valutare anche questo tipo di lavoro da poter fare. E sul discorso dello scarico, poi ripeto, è sempre opportuno dare una valutazione dopo, sia come comportamento che andiamo ad avere dopo la fase di lavorazione che già è stata fatta. E sull'aspirazione ho già intravisto qualcosa da poter andare a migliorare sia in camera che a livello di condotto, però valutiamo sempre prima la prova iniziale e ci sarà modo poi da poter fare questi aggiustamenti anche dove va un po' a spruzzare l'iniettore qui del collettore. Difatti il collettore già è contrassegnato qui sulla parte dove va a creare volume interno, proprio perché si andrebbe un po' questo a tagliare per andare a creare un volume più ampio all'imbocco, per poter montare anche una farfalla più ampia come sezione. Quindi questa è la modifica un po' che poi si andrebbe a fare più avanti. In questo caso lo andiamo soltanto a valutare in questa situazione, più che altro per vedere a livello di condotto come si va a comportare sia del collettore accoppiato con la testata. E, ripeto, andiamo ad avere prima una base di partenza e poi andiamo a fare dell'ulteriore valutazione. E allora ho finito i vari passaggi della testata di flussare e ho visto già che a livello di prestazione siamo come la testata del 106, cioè del 1600 che abbiamo fatto qualche mesetto fa come Megane, e abbiamo gli stessi riferimenti, quindi tra i 2000 e i 1600 lavorati, per come mi è arrivato in questo momento, già hanno lo stesso livello, e quindi dobbiamo andare a valutare dove poter riprendere la testata, perché già ho visto attraverso i comportamenti del flusso che ora andiamo a vedere a livello di grafico, ci sono degli scompensi, quindi dobbiamo valutare. In questo caso mi sono già fatto procurare le valvole di aspirazione e scarico, quelle vecchie, proprio per andare un po' a lavorare sul profilo della valvola, e anche nello stesso tempo anche lo scarico vado a provare, proprio perché ho riscontrato degli scompensi e dobbiamo valutare dove andare a lavorare. Quindi per un 2000 avere le stesse portate del 1600 non va, quindi dobbiamo andare a vedere dov'è il problema. Però andiamo a vedere un po' i grafici e poi vediamo, appena smonto la testata, di andare a vedere qualcosa di anomalo che ho visto nel banco di flussaggio. E allora, questi sono i dati dell'aspirazione del 2000. Se lo andiamo a confrontare con la Megane, quella 1600 che abbiamo fatto, vedete, va a cambiare di poco la curva della potenza, cioè della prova di flussaggio. Vedete che in questa qua del 1600 lavorata, che allora abbiamo sistemato, va a tirare ancora più in alto
dopo 12 mm. In questa invece poi, arrivando a 10 mm, abbiamo una leggera perdita, come se il flusso non ha più velocità, anche se nei bassi qualcosa va a migliorare qui. Però, ripeto, ho fatto una prova nel senso contrario dell'aspirazione, quindi come se andremmo a fare una prova del senso contrario dello scarico, e vedete un po', quindi nelle 2 mm di bassa apertura abbiamo un miglioramento e poi tutto decade, quindi si va ad assottigliare proprio perché c'è anche all'uscita un impedimento come del flusso stesso, causato sì dall'effetto parete in camera, che le valvole sono troppo vicine e quindi un po' va a ostacolare, però a mio avviso c'è da lavorare un po' sulla geometria della valvola stessa. Per questo ho preferito far arrivare le valvole vecchie per fare un ulteriore controllo e avere dei confronti, anche perché poi sulla prova dello scarico, che qui va a funzionare nel senso giusto, vedete che a parte si avvicina un po' all'aspirazione, ma nel senso contrario abbiamo un distaccamento, quindi dei due flussi che vanno ad avere, come dire, una giusta differenza come lavorazione. Invece nell'aspirazione abbiamo visto che è qui nella parte intermedia che non va a lavorare nelle giuste proporzioni, anche se andiamo a confrontare l'altra testata del 1600, sempre del Megane, un po' come riferimento lo va a fare anche qui, quindi nella lavorazione che è stata fatta sul condotto, vedete nelle basse aperture si è avuto un miglioramento e poi via via nel senso contrario abbiamo avuto delle perdenze proprio dovuto a un ostacolo delle valvole stesse che sono vicine alle pareti della camera, quindi ci sarà da un po' da lavorare. Vediamo se posso anche liberare un po' la camera vicino alle valvole. Questo lo andiamo a fare. E allora, se andiamo a vedere un po' il discorso dello scarico, abbiamo visto le differenze delle portate e quindi vediamo di poter fare qualche aggiustamento a livello proprio delle geometrie delle valvole stesse, che ora andiamo a vedere a testata smontata. Nel frattempo andiamo a vedere i valori in CFM. E allora, questi sono i valori per adesso delle prove sia dell'aspirazione che dello scarico, i dati iniziali che abbiamo avuto per adesso. Quindi vediamo, appena farò degli aggiustamenti sulle geometrie delle valvole o qualcosa in camera, vediamo cosa possiamo andare a modificare. E quindi questi sono i valori assoluti con 183 CFM a 14 mm e nello stesso tempo 160 per lo scarico, ma ripeto, andiamo a vedere un po' le geometrie delle valvole stesse e vediamo se possiamo modificare appena mi arriveranno. Quindi farò un ulteriore controllo e poi vediamo al lavoro ben fatto come va a cambiare, anche perché sullo scarico voglio andare a provare il primo tratto del collettore proprio per stabilire un po' alcune perdenze che ci sono per adesso. E allora eccoci qua con la testata. Ripeto, mi sta arrivando pure la guarnizione per andare un po' a provare le dimensioni dove possiamo arrivare a lavorare, proprio per liberare un po' sia lo scarico che anche l'aspirazione e valutare dove possiamo arrivare. Però da un altro esame ho visto pure possiamo andare a lavorare qui sugli angoli delle guide valvole che mi sembra dovrebbero portare un po' di ostacolo. Vediamo di almeno andare a smussare qualcosa un po' verso l'uscita. E come ho fatto qualche altra prova in un altro video, dobbiamo un po' dare una aggiustata come geometria di interno del passaggio del condotto dello scarico, perché da una parte è stata lavorata forse di più rispetto all'altro e quindi devo andare a sistemare qualche geometria, vediamo di portare qualche miglioramento. Il discorso delle valvole, ripeto,
vedete un po' il profilo e anche l'appoggio molto ampio della valvola, quindi vediamo appena arriveranno quelle vecchie da andare un po' a riprofilare, e al limite o si aggiusteranno questo o si faranno delle valvole con le geometrie giuste, o perlomeno già sappiamo poi un domani quale andare a fare come geometria, sia dello scarico e anche dell'aspirazione, che vedete sia l'altezza della valvola quanto va a incidere un po' sul lavoro dell'appoggio della valvola, vedete? E quindi in questo caso andiamo pure a fare un lavoro di aggiustamento della geometria. Sul discorso dell'aspirazione vediamo anche qui di poter andare a modificare qualcosa a livello anche di come aggiustamento di dimensione, sia interno come passaggio e anche come imbocco qui all'inizio. C'è qualcosa che non mi va a convincere tanto, quindi lo andiamo un po' a vedere man mano che andiamo a provare l'altra valvola, e quindi farò arrivare l'altra valvola, la guarnizione, e andiamo a vedere dove poter lavorare. Comunque in questo caso ci andiamo a fermare qui, proprio perché già è stato fatto anche il flussaggio dell'aspirazione con il collettore, solo che il collettore poi va modificato, e nello stesso tempo lo andrò a tagliare, come abbiamo visto, lungo quella sezione, e quindi sarà pure oggetto di prova più avanti, quando andrò un po' a riquadrare tutto. D'accordo? Quindi per il momento andiamo a finire qui il video, e quindi andiamo poi a rivedere un po' il tutto appena avrò modificato qualcosa sulla testata.